Ciao Federico. Ciao. Oggi siamo qua con Federico Malaman che ha poco bisogno di presentazioni, diciamo, però ecco, un bassista che possiamo dire di ambito internazionale, che penso che sia forse la cosa più giusta da dire. Non mi piace fare le gare, il più bravo, il meno bravo, No, non però esiste. esatto, non esiste, però penso che renda giustizia a quello che fai, ecco. Oggi siamo qui per registrare del materiale promozionale per il tuo nuovo progetto. Sì. Parlaci un po', raccontaci di questo Federico Malaman Trio. Sì, il Federico Malaman Trio non è altro che un trio che formato da musicisti che adoro, che sono Max Furian alla batteria e il giovane e talentuoso Leo Dalla Corte alle tastiere. E praticamente in realtà questa formazione esiste già perché abbiamo fatto sempre qui, tra l'altro, il disco di Max. Però diciamo che nasce dall'esigenza, dalla nuova collaborazione che ho con Craig, che è manager anche di Frank Gambale, e praticamente mi ha chiesto se avessi delle formazioni da proporre in giro. Ho detto beh sì, la formazione ce l'ho, solo che differentemente dal trio con Max i brani sono diversi, ok? Quindi è tutto materiale mio o riarrangiato da me e che praticamente proporremo, spero, in giro per l'Europa. E quindi ho detto, devo fare un trio con delle persone che musicalmente sono come me, cioè nel senso abbiano la stessa direzione musicale, e un trio con persone al quale voglio bene, perché è inutile fare il trio di professionistoni pazzeschi, che loro sono professionisti pazzeschi, però poi un po' ci stiamo sulle balle. No, in realtà con loro sono sicuro di non avere neanche problemi a livello umano, ed è la cosa fondamentale, perché musicale ce ne sono tantissimi di bravi, però ce ne sono pochi di bravissimi e anche umanamente come piace a me, insomma. E chiaramente la scelta di un trio è proprio per essere, passami il termine, smart, in modo da riuscire a girare con molta facilità, anche perché comunque trio, batteria, basso, tastiere, insomma, riesci a fare molte cose. L'unica cosa è che è tutto in mano a Leo, quello sì, purtroppo dispiace per lui, però questa cosa, essendo lui giovane, sicuramente lo farà crescere anche musicalmente. Si quindi fa una buona gavetta, ecco, con eccola voi, lì, diciamo. esattamente, esattamente. Bene. Nella promozione, come mai hai scelto di fare un contenuto live in studio? Perché appunto è il motivo per cui siamo qui oggi, ecco. Allora, ho scelto di fare un live in studio perché sono stanco di vedere le cose super editate, finte, playback, ok? Quindi quello che vedono e sentono è suonato qui in questo momento. Ovviamente sentiranno un mix fatto bene, non è che per forza una cosa live debba fare schifo a livello audio, ok? Certo. Quindi un video fatto in un certo modo, con l'audio fatto bene, però live, che così se io faccio questa nota si vede che faccio questa nota, non è che è un montaggio di un playback. Ecco, io sono contro, tra virgolette, questo tipo di video playback, cioè nel senso, conosco un sacco di gruppi che fanno il finto live, quindi ecco, quella cosa lì a me non piace sinceramente. Può essere una scelta artistica di qualcuno ovviamente, però a me fare il video playback, un conto è un videoclip, ok? E Certo. quindi va bene anche la chitarra senza jack, il basso senza jack. Un conto è un video che tu stai proponendo il tuo trio, quindi la gente vuole sentire come suona il tuo trio, ma se tu gli metti 2000 sequenze e cose che praticamente poi sono cose che poi non sentiranno dal vivo, io voglio far sentire cosa sentiranno dal vivo. Chiaramente è ovvio che, essendo qua in studio, il suono fuori sarà molto figo. Poi nel live magari sarà un po' diverso, dipende anche dal fonico che si trova, ma spero ci siano professionisti come ci sono qua. Adesso passiamo a quella che è l'ultima domanda. Secondo te, quali sono le cose fondamentali
per chi prepara un live in studio, piccolo o grande che sia, perché qua abbiamo fatto veramente degli spezzoni di brani, mentre qualcuno può pensare di fare l'intero Certo. live, un live con 4-5 brani, ecco. Certo. Quindi... La cosa fondamentale è avere uno studio ben accessoriato per fare le cose qua, altrimenti sarebbe veramente difficile. Poi per quanto riguarda la parte musicale, che i musicisti conoscano molto bene i brani, in modo che ci siano meno problematiche possibile, cioè nel senso, noi abbiamo fatto magari 1, 2, 3, 4 take del primo pezzo, ma si tiene una di queste, perché poi con il video è veramente difficile fare come si fa con la musica. Tengo 2 battute di una, 2 battute no. Con il video sì, si può fare qualsiasi cosa, soprattutto adesso con la I, però comunque l'importante è riuscire ad arrivare alla fine della take e di sceglierne proprio una che sia, quindi dal punto di vista musicale i musicisti devono essere molto preparati, e poi lo studio deve avere chiaramente tutte le cose che servono, che non sono solo l'attrezzatura audio, ma sono a questo punto anche le luci, le cose che al giorno d'oggi purtroppo è fondamentale avere, quindi anche la location, lo studio bello come questo, e quindi sono molto contento di aver scelto questo studio per fare questa cosa. Grazie intanto Federico del tuo tempo, di questa Grazie a te. mini intervista, e sperando di vederci prossimamente. Sicuramente. Ciao, grazie mille.